quello che noi cerchiamo di mettere dentro una spada, in ogni spada, è una sorta di piccola magia. Benvenuti a Firenze, o a Impruneta, nell'officina di Malleus Martialis. Io sono Rodolfo Tanara, fondatore e proprietario di Malleus Martialis. Sono qui per farvi conoscere un po' quello che pensiamo noi riguardo alle spade. Dico noi perché non ci sono soltanto io, c'è anche Eleonora Rebecchi, designer, e degli apprendisti. Io sono Eleonora Rebecchi, il direttore creativo di Malleus Martialis, e mi occupo di disegnare tutte le armi antiche che vengono prodotte a Malleus Martialis dal 2014. Io mi sono unita al team nel 2018 ed è sempre stato il mio scopo principale, trovare l'arte e la bellezza in tutte le cose che ci circondano, e le spade hanno molto di questo da dire. Fare una spada non è una cosa che si improvvisa, non è un pezzo di metallo fatto a diritto, no. Io ho sempre avuto la passione per questi oggetti, fin da piccolo. Però soltanto con l'età adulta sono riuscito a realizzare un piccolo sogno, che era quello di farle, di costruirle, di avere questo hobby. Questo hobby poi è diventato piano piano il mio lavoro. E quindi sia come imprenditore che come artigiano vero e proprio ho cominciato a costruire questi oggetti che sia per lo sport, sia per il collezionismo, sia per l'ambito invece dello studio dell'arte della scherma, più marziale, effettivamente sono impiegati in molti campi. Vi dirò, non ho sempre fatto questo in vita mia. All'inizio io sono partito con una carriera universitaria, studiavo medicina, ma non era proprio la mia strada. L'ho capito dopo anni, purtroppo. Dovevo seguire la mia natura e invece ho seguito quello che era meglio fare. Questo mi ha rallentato molto e mi ha portato soltanto alla soglia dei 40 anni ad avere la possibilità di fare questo lavoro in maniera professionale. Per fare questo abbiamo dovuto fare una bella ricerca e metterci tanto impegno. I dettagli fanno la differenza. Ci sono tanti simulacri al giorno d'oggi che vengono utilizzati per i più disparati scopi, dall'appenderli al muro a appunto fare scherma scenica, quindi anche rievocazione storica, fino ad arrivare a quella che per me è forse la più nobile delle forme. Sicuramente lo studio marziale dei trattati antichi, e quindi la riproposizione di quelle antiche tecniche con i simulacri come questo,
e infine per arrivare fino ai pezzi da collezione come quelli dell'Armeria Collection. Noi abbiamo 3 linee di prodotti, una è quella dedicata allo sport, la Sport Collection, l'altra è dedicata alla rievocazione storica che è la Ancient Collection, e infine abbiamo l'Armeria Collection, che è diciamo il nostro punto d'arrivo, è la nostra espressione più alta di artigianato. Lì incontriamo sicuramente dei pezzi unici di grande effetto, ma che non hanno, rispetto appunto ai pezzi sportivi, un concetto diverso, perché sia il pezzo sportivo che il pezzo da collezione conservano sempre il dettaglio, la cura e la bellezza che noi abbiamo rilevato sugli originali che abbiamo avuto l'onore e la fortuna di poter osservare da vicino. Quello che noi cerchiamo di mettere dentro una spada, in ogni spada, è una sorta di piccola magia, cioè si parte dal concetto originale, le spade vere, perché queste non sono affilate, non sono appuntite, quelle che si chiamano blunt, però cerchiamo di dare loro l'anima che hanno le spade vere, una manovrabilità, un feeling che è il più autentico possibile, perché solo in questo modo ci siamo resi conto che una spada funziona per come è stata progettata, quindi che sia questo il taglio, che sia invece la punta o entrambe le cose, ma deve avere un'anima. Abbiamo dovuto studiare, come in ogni arte bisogna praticare, come nella scherma, perché la scherma è l'arte con la quale si utilizzano le spade. Ci sono tanti tipi di spade, la scherma è sempre una. Chiaramente può cambiare a seconda dei periodi, a seconda delle mode, a seconda delle armi, però il concetto di scherma, cioè quello di creare uno schermo, una difesa contro un avversario, rimane sempre lo stesso. E questo ci ha spinto a cercare di adattare le nostre spade a stili di combattimento, a tipologie di trattati, guardando gli originali veramente, ma guardando anche la funzionalità che poteva avere una spada che era solo un simulato, non un'arma. Posso forse dare un consiglio, che è quello di seguire le proprie inclinazioni piuttosto che ciò che è meglio fare, perché ciò che è meglio fare ti darà dei risultati che magari non ti renderanno felice. Se io non cercassi di migliorare me stesso e quello che faccio tutti i giorni, che lo faccio a fare? Non ha senso. Adesso posso tranquillamente dire che mi piacerebbe continuare a imparare fino a quando sarò su questa terra. Spero di avere la possibilità di farlo. In ogni creazione che facciamo raccontiamo una storia, raccontiamo la nostra storia e raccontiamo anche la vostra, perché possiate combattere con fiducia e con lo stesso feeling, lo stesso sentimento che potevano avere i nostri antichi quando impugnavano questi strumenti di enorme valore marziale e anche con un pizzico di magia. E questa è la vera forza, la vera anima di una spada oggi.